Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video tutorial dedicato ad After Effects. Oggi vediamo un modo per creare una linea di transizione simile a quella di uno scanner, per nascondere e allo stesso tempo rivelare un'immagine sottostante. Ma prima iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccando sul pulsantino nella home della pagina. Detto questo, iniziamo. Cari amici della community, ben ritrovati. Come sempre un grazie a tutti voi che con l'abbonamento al canale mi aiutate a farlo crescere e un grazie anche a chi fa solo una donazione per l'apprezzamento del lavoro svolto. Oggi voglio fare questo video in quanto mi era stato chiesto da un componente della community di spiegare come ottenere questo tipo di effetto. Quindi ci portiamo su After e creiamo una nuova composizione Full HD da 10 secondi, dove andiamo a inserire questa foto con una bella Mustang azzurra, che adattiamo alla larghezza della composizione. Dopodiché con il tasto destro la precomponiamo spostando gli attributi. Duplichiamo il livello con il CTRL D che rinominiamo Ritaglio. E con quest'ultimo selezionato prendiamo la penna e ritagliamo con una maschera la sagoma dell'auto. Una volta fatto, se la mettiamo in solitaria avremo l'auto e tutto attorno della trasparenza. Aggiungiamo quindi un effetto di tonalità e saturazione e giriamo la manopola della tonalità composta, impostando qualcosa come 213 gradi e ottenere così questo color giallo oro. Questa variazione comporterà ovviamente anche un'alterazione dei colori di sfondo. Per esempio, dal finestrino guidatore vediamo il prato là di dietro che è diventato di colore fucsia. Per ovviare a questa situazione duplichiamo il ritaglio con il CTRL D. Eliminiamo l'effetto di tonalità e saturazione e anche la sua maschera. E ora con il livello selezionato ne creiamo una nuova con la penna, ritagliando solo la porzione del parabrezza. Una volta fatto possiamo precomporre i due livelli che rinominiamo come auto gialla, mentre il livello sotto lo chiamiamo auto blu. Ora quello che faremo è andare a creare una linea che sale e man mano che si mangia l'auto gialla rivela quella blu sottostante. Quindi creiamo un livello forma con le dimensioni della composizione. Teniamo premuto il tasto CTRL e facciamo un doppio clic sul pulsante dello strumento forma rettangolare, dove andiamo a impostare solo un riempimento di colore bianco. Premiamo la P e dal valore Y verticale lo abbassiamo fino sotto il monitor fuori e a tempo zero accendiamo il suo orologio. Poi ci spostiamo a qualcosa come 4 secondi e con il tasto destro ripristiniamo i valori di posizione originali e avere così il solido su tutto lo schermo, che ora se trasciniamo la linea temporale lo vedremo salire dal basso verso l'alto. Ora utilizziamo questo livello per ritagliare l'auto gialla, quindi in corrispondenza dei mascherini traccia di quest'ultima prendiamo il pick whip dei mascherini e lo colleghiamo al livello forma rettangolare. E siccome vogliamo creare la transizione dal giallo al blu, la invertiamo, attivando la casella a fianco della modalità alfa e avere il passaggio così appunto dall'auto gialla al blu. Lasciamo pure questa linea diciamo a metà dell'auto per vedere i cambiamenti che gli andremo ad applicare, dove come prima cosa sul livello forma andiamo a inserire l'effetto spostamento turbolenza, che andrà a cambiare così il bordo di questa transizione, creando delle specie di onde. Poi, dalla finestra degli effetti, cambiamo le sue proprietà, a partire dalla quantità, dove impostiamo un valore di 25. Poi passiamo alla proprietà della dimensione, con un valore di 300, e ancora su quella della complessità, dove gli impostiamo un valore di 10, per ottenere così questo bordo frastagliato. Quindi precomponiamo i livelli dell'auto gialla e della forma, selezionandoli con il tasto destro.
spostando gli attributi e la rinominiamo come transizione. La duplichiamo con il CTRL D rinominandola transizione 2, che ora usiamo per ritagliare quella sotto. Quindi in corrispondenza dei mascherini traccia di quest'ultima prendo il pick whip e lo collego alla transizione 2, in modalità alfa ma invertito. E questo andrà ad annullare apparentemente la nostra linea di passaggio. Infatti sembra che anche se spostiamo la linea temporale vediamo sempre l'auto blu di sfondo, perché in questo momento i ritagli sono perfettamente sovrapposti. Quindi ci basterà anticipare la transizione 2 di qualcosa come 3-4 frame, anticipando la barra temporale, e ottenere così solo una porzione del solido frastagliato che sale. Possiamo poi gestire meglio i bordi del ritaglio applicando l'effetto Min-Max, che impostiamo in modalità minima sul canale alfa con un raggio diciamo per ora di 1, e tra poco capirete il perché. A questo punto precomponiamo i due livelli transizione spostando gli attributi, rinominando il tutto come linea transizione. Ora dalla finestra di progetto prendiamo la composizione che abbiamo chiamato transizione e la portiamo sotto quella della linea. E, come vedrete, siamo tornati apparentemente alla situazione precedente. Ma se ora inseriamo un effetto bagliore, dove in questo caso io utilizzo il plugin del Deep Glow, ecco che lo vedremo applicato solo alla porzione della linea di transizione, dove in ogni momento possiamo entrare al suo interno facendo un doppio clic per vederla realmente applicata. E se fate caso è visibile anche questo bordo dell'auto che andrà a scomparire. Quindi possiamo attraverso il Min-Max aumentare o disattivare il raggio per ottenere il risultato che preferiamo. Mentre, cambiando la posizione temporale del livello, possiamo definire il suo spessore. Quindi torniamo sulla comp principale e duplichiamo il Deep Glow con il CTRL D, dove su questa copia impostiamo un radius a 100 e un'intensità a 0,5, ma poi decidete voi quello che preferite. Ora non è tutto, perché il colore di questa linea si basa sull'immagine con cui è stata ritagliata, ovvero l'auto gialla. Ma se volessimo cambiare il colore, allora andiamo a inserire un effetto di riempimento, che portiamo sopra gli effetti del Deep Glow, e gli impostiamo magari un colore come il bianco. Oppure possiamo campionare direttamente il colore giallo dell'auto nelle sue varie tonalità o sceglierne uno dalla palette. Infine, per controllare quanto questo bordo debba essere frastagliato, curvo o espanso, ci basterà entrare nella comp transizione e interagire con le proprietà dell'effetto di spostamento turbolenza, dove la proprietà di quantità andrà a determinare l'altezza della curva e quindi dell'onda, mentre la proprietà di dimensione, la sua espansione, mentre la complessità, con intervallo che va da 1 a 10, specifica il tipo di bordo. Più è alto il valore e più sarà frastagliato, mentre con valori più bassi lo avremo più uniforme. Quindi sta a voi trovare l'aspetto che più vi piace e ottenere così una linea di transizione scanner. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX, potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99 € al mese, che potete sospendere in qualsiasi momento, potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects, dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più, accedere al corso completo del plugin di Element 3D, per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Do It Basel 2,
per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi, una guida a Mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto, perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto, che è fondamentale per lo sviluppo del canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!